Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Oggi vi devo parlare di una sorpresa di fine anno, una sorpresa di F1, non certamente mia, una sorpresa a cui io posso dire di aver aggiunto il mio piccolo ruolo di tester, cioè persona che ha fatto dei test per conto di F1 e sono ben contento e persino orgoglioso di essere stato in qualche maniera contattato. Di che prodotto sto parlando? Sto parlando del nuovo biscotto che sarà in dotazione a tutti i forni di F1 a partire da Natale. Con questo biscotto F1 sostituirà sia la refrattaria che il biscotto propriamente detto e avrà sostanzialmente due prodotti in uno. Innanzitutto mi avvicino per farvi vedere una cosa, un piccolo dettaglio, ovvero sia il logo di F1 nell'angolo in basso al biscotto. Questo biscotto è dello spessore di circa 2,5 cm, io l'ho testato naturalmente con i test più severi per quanto mi riguarda, ovvero sia quelli della pizza napoletana, quelli insomma con cui si arriva a superare i 500 gradi anche direttamente sul biscotto e comunque all'interno del mio forno. Io ho utilizzato il mio P134HA che vedete qui e ho fatto una serie di test abbastanza intensivi e naturalmente ho provato pizza contemporanea, ho provato delle teglie, ho provato una serie di cose. Sì, perché dovete sapere che questo nuovo biscotto sostanzialmente sostituisce, come vi anticipavo, sia la refrattaria che il biscotto. Infatti la risposta che ha all'interno del forno è, potremmo dire, a cavallo tra una comune pietra refrattaria e un biscotto tradizionale di quelli che siamo abituati a conoscere. Dico che ha una risposta un po' a metà strada perché pur resistendo ad alte temperature è adattissimo anche a fare teglia e pala romana perché ha una risposta abbastanza importante nella restituzione del calore, per cui, ad esempio, tanto per dirvene un'altra che ho testato anche in questo caso, questo biscotto può comodamente funzionare anche con la sola resistenza superiore. Non è una cosa da poco e soprattutto vi devo dire quello che probabilmente sarà un aspetto che cambia davvero decisamente anche il rapporto dell'utente nei confronti dell'azienda, e cioè che questo biscotto è veramente molto robusto. Pesa sostanzialmente quanto un biscotto normale, ma è proprio robusto, cioè è una cosa che voi non potreste immaginare che insomma si possa rompere mentre vi sta arrivando. È davvero tanto robusto. Sarà in dotazione di tutti i forni F1, compresi anche quelli della serie N con il marchio F-Ovens, solo che nell'N4 e nell'N5 mi è stato detto che il biscotto arriverà diviso in due metà proprio per ridurre ulteriormente il rischio che possa rompersi per insomma trattamenti o anzi maltrattamenti a carico del corriere. Io non vi so dire niente naturalmente né della composizione né di altro, so che F1 si è interessata per produrlo, io l'ho avuto in test e ce l'ho ormai già da un po' di tempo, ho fatto tutta una serie di test e mi posso ritenere soddisfatto. Ripeto, secondo la mia esperienza che ho fatto con questa pietra qui, il comportamento si colloca a metà strada tra una pietra refrattaria e un biscotto tradizionale tipo quelli che vengono fatti a Casapulla. Si colloca a metà strada però un po' più vicino al comportamento del biscotto perché resiste veramente a temperature molto alte. Adesso banda alle ciance, vi faccio vedere un paio di cotture e poi tutto il resto lo saprete direttamente da F1 nei prossimi giorni perché immagino se ne parlerà davvero tra pochissimo. Adesso seguitemi. Iniziamo subito il primo test prendendo il panetto, allargandolo come si deve, anche usando la tecnica dei pugni. Abbiamo tolto la farina in eccesso e possiamo subito mettere i condimenti. Partiamo dalla passata di pomodoro, io vi mostrerò 3 pizze margherita. Mettiamo un po' d'olio, il basilico, formaggio grattugiato e infine il fior di latte. Tiriamo la pizza sulla pala, allarghiamola ancora un po', la pala è larga 33 cm
e andiamo in forno. La temperatura è di poco superiore ai 500 gradi, faremo quasi 1 minuto e mezzo di cottura in modo da avere anche un po' un test con una cottura prolungata. Vediamo la nostra pizza e la vediamo da vicino e a noi interessa naturalmente il fondo. Direi che è ben cotto e non bruciato. Il biscotto è rimasto pulito, vediamo la temperatura che nel frattempo è iniziato un po' a risalire dopo la cottura, 468 gradi. Prepariamo la seconda pizza. Stendiamo il panetto, lo allarghiamo per bene e mettiamo i condimenti. Anche qui passata di pomodoro, un filo d'olio, formaggio grattugiato, basilico e infine il fior di latte. Adesso la pizza va sulla pala, la allarghiamo e andiamo in forno. Anche stavolta un po' più di 500 gradi, ma la cottura sarà un po' più corta, anche perché il forno nel frattempo ha iniziato a scaldarsi ancora meglio e anche la pietra. Ecco la nostra pizza pronta. La vediamo anche in questo caso sotto, ben cotta. Partiamo con il terzo test, replichiamo un po' quello che abbiamo già visto con le prime due pizze, con la stesura del panetto e poi i condimenti, poi porteremo la pizza sulla pala e infine faremo la cottura in poco più di 1 minuto, un tempo abbastanza breve con temperatura sempre superiore ai 500 gradi. Le mie considerazioni finali, come vedrete anche in questo caso, la cottura è buona, il fondo è ben cotto e non bruciato, quindi le mie considerazioni finali sono di una buona soddisfazione. Effettivamente questo biscotto si è comportato molto bene anche in questi test un po' estremi come quelli costituiti dalla cottura della pizza napoletana. Io nel frattempo ne approfitto per ringraziarvi di essere stati qui a vedere questo video e vi do appuntamento al prossimo, sempre in questo canale, mentre sullo sfondo vedete la fine della cottura e poi vedrete anche il fondo di quest'ultima pizza.